Salve a tutti, è passato già un po' di tempo dal mio ultimo video, d'altronde io non sto monetizzando su YouTube, quindi i video li faccio solo occasionalmente quando mi capita qualcosa di interessante tra le mani e credo che possa essere di pubblica utilità conoscere gli aspetti più tecnici di quell'oggetto piuttosto che di un altro. Ed è per questo che oggi vi parlo di un prodotto, in realtà uscito sul mercato già diversi anni fa, però non ho trovato alcuna recensione su YouTube in lingua italiana. Quindi secondo me meritano l'attenzione, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Eccoci qua, l'oggetto in questione è questo. Trattasi di pistola Glue Gun della Black & Decker, pistola a caldo, che io ho trovato su un banco di un mercatino dell'usato, altrimenti non l'avrei acquistata in quanto ne ho già una elettrica, ma la differenza tra quelle elettriche e questa batteria è enorme. E adesso ve ne parlo nel dettaglio. Parto col dire che viene venduta originariamente in questa scatola, dentro la quale possiamo trovare, oltre che alla pistola, una bustina con degli stick di colla. Questo è un formato che a me personalmente non piace e dopo vi spiego il perché. Un cavetto USB 2.0 normalissimo con connettore USB-C per la ricarica, eccolo qua. All'interno non vi si trova l'alimentatore, ma c'è un perché. Questo tipo di pistole hanno un circuito interno, questa è la pistola, hanno un circuito interno che permette l'utilizzo di qualsivoglia tipo di alimentatore per smartphone o tablet. Avendo letto le caratteristiche, io consiglio di non utilizzare un alimentatore superiore ai 2 A, perché all'interno di questi oggetti sicuramente non troviamo batterie di alto profilo, quindi sconsiglierei la ricarica rapida. Comunque quando io l'ho presa la batteria era ovviamente completamente scarica, ma in 20 minuti circa l'ho caricata completamente. E adesso anche vi spiego come funziona la carica. Perché ho detto che non l'avrei acquistata? Perché ne ho una da diverso tempo, elettrica, eccola qua, stesso stick di colla ma molto più piccola, lo vedete? Molto leggera, che seppur di buona marca ha una meccanica per l'erogazione della colla abbastanza rigida, macchinosa, non è fluida, e soprattutto c'è il problema, oltre alla rigidità del cavo che deve essere sempre collegato, la temperatura comunque tende a salire sempre, quindi c'è il rischio, come mi è già successo, che si bruci la resistenza, senza considerare che è proprio scomoda, perché il filo ne pregiudica l'utilizzo. Con questo tipo di pistole i problemi non esistono. E adesso vengo al dunque. Allora, parto col dire che la pistola, come vedete, non è piccola, è molto maneggevole, è leggera, viene venduta con questo guscetto di gomma protettivo che francamente a me dà fastidio, quindi io l'ho tolto perché preferisco utilizzarla così. Ha una gomma ergonomica molto gradevole al tatto che ne facilita l'impugnatura. Anche il pulsante, il tasto per spingere la colla, è estremamente fluido, sembra quasi servo assistito, è veramente maneggevolissima e molto comoda nell'utilizzo, ma il suo punto di forza non è solo questo qua. Ed andiamo nello specifico. Sul retro troviamo il connettore USB-C per la ricarica. Quando carica, questo LED rosso comincia a lampeggiare. A carica ultimata diventa verde fisso. Tolto il cavetto si spegne. Per accenderla basta premere questo tasto per 2 secondi, ora vi faccio vedere. 1, 2.
comincia a lampeggiare verde. Adesso accelererò il video per rendere la cosa più pratica. Ecco fatto. Ci sono voluti circa 30 secondi, anche qualcosa meno. La luce a questo punto rimane accesa, significa che la pistola è pronta per l'utilizzo. Simultaneamente si accende anche un LED frontale, vedete, molto comodo, che illumina la parte da incollare. Per spegnere basta premere nuovamente il tasto. 1, 2. La punta entro 2 minuti torna ad essere abbastanza fredda. Se quando l'accendete vedete che questo LED lampeggia in arancione, significa che la batteria è quasi scarica, quindi bisogna ricaricarla. Un consiglio che mi sento di dare a tutti, a prescindere dal tipo di pistola e di colla che utilizzate: quando non state lavorando, lo stick della colla tiratelo verso l'esterno per circa 1 centimetro. In questo modo eviterete che coli la colla inutilmente. Come vedete, la base è molto piccola ma assolutamente stabile, ed il vero suo punto di forza sta proprio nella velocità di riscaldamento, di esercizio della pistola. Mentre con quelle elettriche ci vogliono almeno 10 minuti e poi vanno mantenute collegate alla rete elettrica, questa non serve. Voi potete permettervi di fare un lavoro, potete spegnerla, aspettare, fare quello che dovete fare, a quel punto riaccenderla, tanto entro 30 secondi ritorna ad essere completamente attiva. Questo fatto è molto importante perché io, ad esempio, sbrigativamente, usando degli altri stick, perché come ho detto quelli corti non mi piacciono, preferisco quelli lunghi, specie se usiamo pistole così grandi, perché abbiamo una maggiore fluidità di flusso della colla. Altrimenti con quelli corti dobbiamo ogni tanto scaldarli sulla punta e incollarli per proseguire nel lavoro. Quello che stavo dicendo è che per non utilizzare sempre la pistola elettrica, spesso io li ho utilizzati scaldandoli con l'accendino, ma questo deteriora la colla, la rende meno adesiva, meno permanente nel tempo, più soggetta a problemi. Quindi è meglio usarla in temperatura ideale, che queste pistole fanno. Peraltro l'autonomia dichiarata dal produttore è di circa 25 minuti. Dico la verità, forse 25 minuti sono tanti, però dipende l'utilizzo che se ne fa. E questo è quanto. Io ho voluto fare questo video perché credo, anche se i prodotti ormai di questo genere sono sul mercato da diversi anni, io non li avevo mai provati e devo dire che sono sicuramente più affidabili e molto più pratici di quelli tradizionali con la corrente. Ed è tutto. Spero di aver fatto cosa gradita e utile, aver appunto recensito questo articolo. Se lo avete gradito, fatemelo capire con un like, che mi fa sempre piacere. Se volete ulteriori informazioni su questo prodotto, commentate il video e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Con l'occasione voglio ringraziarvi e ringraziare tutti coloro che continuano a seguire il mio canale. E quindi vi saluto e vi rimando al mio prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!